Dove è passato il trattore come bello regolare e qua come bello spettinato il filare. Poi mio padre, quando l'aveva in gestione mio padre, le vite l'ha girate una da una parte e una dall'altra e abbiamo fatto un filare che ci possa passare le motozappe o un piccolo trattore in questo modo. E vedi bene come la potatura, pur il tipo non avendo fatto scuole particolari, ha saputo coltivare questi candelabri molto in alto. In questo caso abbiamo già 5 scotti, per 2 sono 10-12 grappoli. Con la potatura sto facendo diverse prove, ho una vigna che è potata con un doppio Guyot alla Simonit e col doppio capofrutto, e ho una vigna invece che voglio seguire la tradizione, seguendo sempre un pochino le idee di Simonit, ma voglio fare il cordone speronato. Normalmente si va a sesti d'impianto, 2,5 metri di distanza tra i filari e sesti d'impianto di 80-90 centimetri tra una pianta all'altra nell'interfila. Le foglie, quelle là più piccole, tendono a fissare la maturazione fenolica e quindi noi non dobbiamo fare una siepe, dobbiamo fare l'uva. Sono due cose diverse. Quando voi guardate una pianta, ricordatevi sempre che vedete un uomo al contrario. Pensate a una persona e giratelo al contrario. Testa e capelli sono sottoterra e rappresentano radici e cervello. Il tronco, il busto, rappresenta la parte legnosa, che è questa, la parte verde, la parte secca della pianta. Le braccia e le gambe rappresentano la parte giovane, la parte in movimento. Un giro, 2 giri, 3 giri. Santo ne bevo, a se passo sulla chiesa, santo ne bevo le santo ne bevo, a se passo sulla chiesa, santo ne bevo le E quando vuoi capire le particolarità delle foglie cosa guardi? Quanti lobi hanno e poi guardi questo qui che si chiama seno peziolare e come si chiude praticamente la foglia. E poi la senti proprio sia un po' magari da una parte liscia e dall'altra con la peluria proprio un po' più morbida. Si piglia su questo tralcio qua, lo si ficca dentro per terra, lo si tira fuori dall'altra parte. Ecco che abbiamo la stessa pianta A, B, con lo stesso genoma e così si riproduce la vite. Ok, adesso poi è nata, c'è la fillossera, quindi non si può più fare, o meglio, se lo fai rischi di avere problemi. La fillossera, che era l'insetto che ha causato la distruzione dei vitigni europei a fine 800 e poi si è dovuto appunto passare a piantare, quello è un ibrido americano, un incrocio della vite americana su cui innestiamo la vitis vinifera. Diciamo che tratto generalmente le mie viti come il mio corpo, se si ammalano cerco di curarle. La pianta ideale è messa come questa, in modo che il sole prende lo stesso sole, i grappoli da una parte e dall'altra. La pianta cerca di girare la foglia, di chiudere gli stomi in modo da ridurre l'evaporazione. Per ridurre l'evaporazione riduce tutta la propria attività. Qui dentro, se io lo apro e lo guardo al microscopio, ho già gli accenni fiorali, cioè quindi già la pianta sa l'anno prima quanti grappoli produrrà o quanti fiori farà. Ma nel frattempo, in tutto questo periodo di transizione, di vegetazione, di completamento della maturazione dei grappoli d'uva, della vendemmia, questi tralci qui hanno bisogno di una parete a cui aggrapparsi. Tutto qua. Applicare chi se qua, chi se toglie, chi se rimanga, non mettere i ballerini, anche questo non è buono, perché lo toglie da qua, perché questo non è buono. Guarda qua, un ballerino non buono, devi togliere chi si può. Però se non ci sta corrente, obbligatorio di rimanere. Chi se qua non è buono, deve togliere da qua. No, rimanga chi se. Guarda chi se qua, guarda qua, guarda qua.